20.000 soldati romani, l'élite dell'esercito più potente del mondo antico, svaniti nel nulla, inghiottiti dal fango e dal sangue in meno di 3 giorni. Non stiamo parlando di una semplice sconfitta, ma dell'incubo che ha tormentato le notti dell'imperatore Augusto fino alla morte, portandolo a sbattere la testa contro le pareti del palazzo urlando una frase diventata leggenda. Varo, rendimi le mie legioni. Ma chi ha tradito Roma? E come è stato possibile annientare 3 intere legioni senza lasciare scampo? Benvenuti nell'inferno di Teutoburgo. Corre l'anno 9 d.C. Roma crede di aver ormai domato la Germania. Le tribù sembrano sottomesse, i commerci fioriscono e il governatore Publio Quintilio Varo è convinto di essere in una provincia sicura, pacifica come la Siria. Si sbaglia. Nell'ombra, proprio al suo fianco, un uomo che lui considera un figlio sta tessendo la trama del tradimento perfetto. Questa è la storia di come l'arroganza di un impero e l'astuzia di un guerriero ribelle si scontrarono nella foresta, cambiando per sempre i confini del mondo. Siamo nell'estate dell'anno 9 d.C. L'atmosfera che si respira nell'accampamento estivo romano, situato probabilmente lungo il fiume Visurgis, l'odierno Weser, è ingannevolmente tranquilla. Per i soldati, la Germania Magna non è più una terra di conquista, ma una provincia in via di pacificazione. I mercati sono aperti, i barbari entrano ed escono dal campo portando cibo e merci, e gli ufficiali romani si sentono padroni assoluti. A capo di tutto c'è un uomo dal nome pesante, Publio Quintilio Varo. Varo non è un generale temprato dalle battaglie, ma un politico raffinato, imparentato per matrimonio con l'imperatore Augusto in persona. È un burocrate, famoso per aver governato la Siria con il pugno di ferro e per una massima che circolava a Roma. Varo entrò povero nella ricca Siria e ne uscì ricco, lasciandola povera. In Germania commette l'errore fatale della sua vita, tratta le fiere tribù germaniche come sudditi già sottomessi. Impone il diritto romano, che per i germani è incomprensibile, e soprattutto esige le tasse. Tributi in oro, bestiame e grano che le tribù vivono come un'umiliazione intollerabile. Ma Varo si sente al sicuro, perché al suo fianco, ogni giorno, c'è il suo consigliere più fidato, Arminio. Arminio è un personaggio straordinario e complesso. È un principe della tribù dei Cherusci, ma è cresciuto a Roma come ostaggio. Ha circa 25 anni, parla un latino perfetto, è cittadino romano e ha persino raggiunto il rango di cavaliere. Comanda un reparto di truppe ausiliarie germaniche che combattono per Roma. Agli occhi di Varo, Arminio è la prova vivente che la civilizzazione romana funziona. Varo lo vede come un figlio, un alleato prezioso per dialogare con i locali. Non sa che dietro quel sorriso si nasconde una mente strategica brillante e un odio profondo. Arminio, frequentando gli accampamenti, ha studiato per anni la macchina militare romana. Conosce i loro punti di forza, la disciplina, le formazioni chiuse, la logistica. Ma ne conosce anche il punto debole. I romani sono imbattibili in campo aperto, ma diventano goffi, lenti e vulnerabili se costretti a combattere fuori formazione, nel caos di foreste fitte e terreni paludosi. L'ironia tragica di questa storia tocca il suo apice durante una cena. Segestes, un nobile germanico suocero di Arminio, ma suo acerrimo rivale, avverte pubblicamente Varo: «Attento governatore, Arminio sta tramando contro di te. Sta unendo le tribù in segreto». Varo, accecato dalla sua arroganza, ride in faccia a Segestes. Liquida quelle parole come calunnie dovute a litigi familiari. Si fida ciecamente del suo amico Arminio. Ed è proprio questa fiducia che firmerà la condanna a morte di 20.000 uomini. È il settembre dell'anno 9. L'estate sta finendo e le legioni si preparano a smontare il campo estivo per ritornare verso i più sicuri quartieri invernali sul Reno, probabilmente nella fortezza di Vetera o Aliso. Sarebbe dovuta essere una marcia di routine, su strade conosciute e sicure. Ma proprio alla vigilia della partenza, Arminio fa la sua mossa. Si presenta nella tenda di Varo con una notizia urgente, ma falsa. Scoppiata una rivolta improvvisa in un territorio a nord-ovest, fuori dalla rotta prestabilita. Arminio lo descrive come un tumulto minore, qualcosa che 3 legioni possono schiacciare facilmente, quasi senza sforzo, mentre rientrano alla base. È l'esca perfetta per l'ego di Varo. Il governatore non vuole tornare a Roma solo come un amministratore,
Vuole tornare come un generale vittorioso che ha sedato una ribellione. Senza inviare esploratori a verificare, fidandosi ancora una volta ciecamente del suo consigliere, Varo ordina la deviazione. L'immane serpente romano cambia direzione e lascia la sicurezza delle strade battute per addentrarsi in sentieri forestali stretti e sconnessi. Dobbiamo visualizzare cosa significava muovere un esercito del genere. Non stiamo parlando di una forza d'attacco rapida. Quella che si mette in marcia è una colonna mostruosa, lunga tra i 15 e i 20 chilometri. Ci sono i legionari della 17ª, 18ª e 19ª legione, ma non sono soli. In mezzo a loro ci sono migliaia di carri pesanti con le salmerie, muli da soma e soprattutto civili, donne, bambini, servi e mercanti che seguivano l'esercito. Varo commette qui la sua negligenza più grave. Convinto di essere in territorio amico, non dispone le truppe in assetto da combattimento. I soldati marciano in ordine sparso, le armi sono caricate sui carri, scudi ed elmi sono nelle custodie di cuoio. Si chiacchiera, si ride, si cammina con passo stanco. L'esercito è sparpagliato, mescolato ai civili, incapace di comunicare rapidamente dalla testa alla coda. A un certo punto del tragitto, Arminio e i suoi cavalieri ausiliari chiedono il permesso di allontanarsi momentaneamente dalla colonna. Dicono a Varo: «Andiamo a raccogliere rinforzi tra le tribù alleate per aiutarvi nella repressione». Il governatore acconsente e li lascia andare. È l'ultima volta che Varo vede Arminio come un amico. Mentre i romani continuano ad avanzare lentamente tra gli alberi che si fanno sempre più fitti e il cielo, che inizia a diventare plumbeo, Arminio non sta raccogliendo alleati per Roma. Sta dando il segnale. In ogni anfratto della foresta, migliaia di guerrieri germani stanno prendendo posizione. La trappola è scattata e la porta si è chiusa alle spalle delle legioni. Appena la colonna romana si addentra nel cuore della foresta di Teutoburgo, la natura sembra rivoltarsi contro di loro. Il cielo si apre e scatena una tempesta violenta. Le cronache dell'epoca, come quella di Cassio Dione, descrivono un nubifragio apocalittico, vento che spezza i rami degli alberi, pioggia gelida e incessante. Il terreno, già accidentato, si trasforma in una trappola di fango scivoloso. I pesanti carri delle salmerie affondano fino agli assi, i muli scivolano e i legionari, appesantiti da armature che pesano oltre 20 kg, faticano a stare in piedi. È in questo momento di massima vulnerabilità che inizia l'attacco. Ma non è una battaglia campale come i romani sono abituati a combattere. È un incubo invisibile. Dagli alberi, dal fitto della vegetazione, iniziano a piovere lance, giavellotti e pietre. I germani colpiscono e spariscono, ombre veloci che conoscono ogni tronco e ogni avvallamento. I romani sono nel panico. La formazione serrata a testuggine, la loro arma invincibile, qui è impossibile da attuare. Gli alberi rompono le righe, i carri bloccano i movimenti. L'equipaggiamento romano diventa una condanna a morte. I grandi scudi rettangolari, scutum, fatti di legno e cuoio, si inzuppano d'acqua diventando pesantissimi e impossibili da maneggiare con agilità. Le corde degli archi, bagnate, si allentano, rendendo inutili gli arcieri e le armi da lancio. I legionari scivolano nel fango mentre cercano di inseguire nemici che non portano armatura, sono leggeri e veloci. Varo, ferito e sotto shock, realizza finalmente l'orrore della situazione. Arminio non sta tornando con i rinforzi. Arminio è lì fuori e sta dirigendo il massacro. Con uno sforzo sovrumano, le legioni riescono a sopravvivere al primo giorno. Costruiscono un accampamento di fortuna su un'altura, bruciando la maggior parte dei carri e abbandonando tutto il superfluo. Ma non è un riposo. Nella notte, il bosco risuona delle urla di guerra dei barbari e delle grida dei soldati romani catturati e torturati poco lontano, per terrorizzare i sopravvissuti. All'alba del secondo giorno, la colonna riparte. Sono rimasti soli i soldati. Molti civili sono già morti o dispersi. Cercano di raggiungere spazi aperti, ma Arminio ha previsto tutto. Li sta guidando come un gregge verso il macello, spingendoli verso uno stretto corridoio naturale tra una collina e una palude, dove ha preparato l'atto finale di questa tragedia. Siamo al terzo o quarto giorno di agonia. I resti delle 3 legioni sono ormai lo spettro di se stessi, feriti, esausti, coperti di fango e sangue. Ma il peggio deve ancora arrivare.
Arminio ha spinto sapientemente i Romani in un punto preciso, una trappola geografica senza uscita, nota oggi come la stretta di Calcriese. Immaginate la scena. A sinistra c'è la collina di Calcriese, fitta di alberi. A destra, la grande torbiera, una palude infinita e insondabile dove chiunque metta piede viene inghiottito. In mezzo, un passaggio di terraferma, largo appena un centinaio di metri. È qui che i Romani scoprono con orrore che la loro fine era stata pianificata da mesi. Gli archeologi hanno riportato alla luce qualcosa di incredibile proprio ai piedi della collina. Un muro. Non una barricata improvvisata, ma un terrapieno di torba e sabbia lungo centinaia di metri, costruito appositamente dai Germani per colpire i Romani dall'alto restando al riparo. È un tiro al bersaglio. I soldati romani sono schiacciati contro la palude. Provano un ultimo, disperato assalto contro il muro per sfondare l'accerchiamento, ma vengono ricacciati indietro, trafitti dalle lance che piovono dall'alto. La coesione crolla. Si scatena il panico totale. La cavalleria romana, guidata dal legato Numonio Vala, tenta una fuga vergognosa abbandonando la fanteria, ma viene intercettata e massacrata poco lontano. Vedendo tutto perduto e, terrorizzato dall'idea di essere catturato vivo per subire le torture che i Germani riservavano ai comandanti nemici, Publio Quintilio Varo compie l'ultimo atto della sua vita. Non muore combattendo. Si toglie la vita. Secondo la tradizione romana, si getta sulla propria spada insieme ai suoi ufficiali più alti in grado. La vista del comandante suicida spegne ogni residua volontà di resistenza nei soldati. Quello che segue non è più una battaglia, è uno sterminio sistematico. I barbari scendono dal terrapieno e dilagano tra le file romane. È una carneficina. 20.000 uomini vengono uccisi. I pochi fortunati muoiono subito. Gli altri, centurioni e tribuni, vengono trascinati nei boschi sacri per essere sacrificati agli dei germanici su altari di pietra. Le preziose aquile delle legioni, i sacri stendardi d'oro, simbolo della potenza di Roma, vengono catturate e portate via come trofei. Per Roma, l'impensabile è accaduto. 3 intere legioni sono state cancellate dalla faccia della terra. La notizia del disastro impiega giorni per attraversare le Alpi e raggiungere Roma, ma quando arriva, colpisce l'urbe come un terremoto. L'imperatore Augusto, ormai settantenne, crolla psicologicamente. Lo storico Svetonio ci racconta una scena straziante. L'uomo più potente del mondo che vaga per i corridoi del suo palazzo, senza tagliarsi barba e capelli per mesi, in segno di lutto, sbattendo la testa contro le porte e urlando nel vuoto: «Quintili Vare, legiones redde». Quintilio Varo, rendimi le mie legioni. Il trauma è profondo. I Romani, che si credevano invincibili, scoprono di essere mortali. La paura di una nuova invasione barbarica, come ai tempi dei Galli o di Annibale, paralizza la città. Vengono mandate pattuglie di notte per le strade, temendo rivolte. Ma la vera fine di questa storia avviene 6 anni dopo, nel 15 d.C. Il generale romano Germanico, nipote dell'imperatore, guida una spedizione punitiva oltre il Reno. Non è lì per conquistare, ma per vendicare. Quando le sue truppe arrivano nella foresta di Teutoburgo, si trovano davanti una scena da film dell'orrore che Tacito descrive con parole gelide. Il campo di battaglia è un cimitero a cielo aperto. I soldati romani camminano tra mucchi di ossa sbiancate dal tempo, alcune ammucchiate dove gli uomini erano caduti resistendo, altre sparse dove erano fuggiti. Sugli alberi ci sono ancora i teschi inchiodati, ghignanti. Nei boschi vicini, gli altari barbari dove i centurioni erano stati sgozzati. In un silenzio irreale, i legionari di Germanico, molti dei quali avevano amici o parenti tra quei morti, iniziano a seppellire i resti in un'unica, gigantesca fossa comune. È il funerale di un sogno. La disfatta di Teutoburgo ha conseguenze che durano ancora oggi. Dopo quel massacro, Roma prende una decisione storica, rinuncia alla Germania. Il confine dell'impero si ferma al fiume Reno e non raggiungerà mai l'Elba come sognava Augusto. Quella foresta ha tracciato una linea indelebile sulla mappa d'Europa, separando per sempre il mondo latino da quello germanico. Una divisione culturale e linguistica che plasmerà la storia dell'Occidente per i 2 millenni successivi. Arminio, il traditore, diventerà un eroe nazionale tedesco secoli dopo, ma morirà ucciso dalla sua stessa gente, tradito a sua volta dai parenti che temevano il suo potere.
Varo rimarrà per sempre il simbolo della sconfitta. E le legioni, con i loro numeri, considerati maledetti, non verranno mai più utilizzati nella storia dell'esercito romano. E voi, conoscevate i dettagli di questo tradimento che cambiò la storia d'Europa? E secondo voi, Arminio fu un vile traditore o un eroe della libertà per il suo popolo? Scrivetemi la vostra opinione qui sotto nei commenti. Sono curioso di leggerla. Se questo viaggio nell'oscurità della storia antica vi ha appassionato, non dimenticate di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi documentari. Un saluto da Storia e Antiche Civiltà. Ci vediamo alla prossima storia.